Ora vedremo le diverse fasi che caratterizzano la tecnica dell'acquaforte. L'acquaforte nasce a metà del 400 ed è la più antica tra le tecniche indirette in incavo. Indiretta perché è l'acido e non l'azione dell'incisore a creare la traccia, i segni sulla matrice. In incavo perché sono quei segni prodotti dall'acido che tratterranno inchiostro e verranno trasferiti sulla carta in fase di stampa. La carta che utilizzerò è la carta Fabriano unica, una nuova carta con un'ottima finitura, che è nata dalla collaborazione tra la cartiera e l'opificio della Rosa. Per l'acquaforte si può usare o una lastra di zinco o una lastra di rame. Io preferisco usare il rame perché garantisce una miglior qualità dell'incisione. Per la preparazione bisogna eliminare le imperfezioni del rame, i segni che poi potrebbero venire stampati durante l'ultima fase, si eliminano con un raschietto e si passa poi alla lucidatura con una carta vetrata molto fine. La lastra lucidata è pronta per essere incerata. Ho bisogno di un fornelletto per disciogliere la cera sopra la superficie della lastra. La cera disciolta verrà poi livellata e resa uniforme grazie all'aiuto di un tampone. La lastra appena incerata viene affumicata con un lume a petrolio. Questo renderà la superficie della cera più compatta e soprattutto renderà più evidenti i segni che poi andrò a fare con la punta di metallo. Per facilitare il disegno sulla matrice è possibile riportare sulla lastra una leggera traccia del bozzetto che si andrà poi ad incidere. Esercitando una leggera pressione, la cera non verrà asportata, ma rimarrà una impressione visibile in controluce che guiderà la mano nel momento del disegno con la punta metallica. Dopo aver tracciato, ora con la punta si può disegnare asportando la cera nei punti dove l'acido andrà poi a creare un solco. Ecco, ora è pronta per la morsura. In questo momento sta avvenendo la fase di incisione vera e propria, cioè il perchloruro va a mangiare il rame dove non è protetto dalla cera. Quindi è l'acido a incidere il metallo effettivamente e non l'azione dell'incisore. Proprio per questo la tecnica dell'acquaforte viene definita tecnica indiretta. Quando si decide che il tempo di morsura è sufficiente, si estrae la lastra dal perchloruro. Si immerge in acqua per dargli una pulita iniziale. Passiamo alla pulizia della lastra e con un solvente ora si può inchiostrare. Bisogna fare in modo che l'inchiostro vada nei segni provocati dall'acido, in tutti i segni, anche quelli più fini. E ora si può procedere alla pulizia della lastra con la tarlatana. Con la tarlatana vado a rimuovere l'inchiostro che non è nelle tracce create dall'acido, quindi la parte in rilievo viene pulita, mentre la parte in incavo continua a trattenere inchiostro. E ora si può fare una prima prova di stampa. La lastra è sul letto del torchio, ora posso posizionare il foglio di carta sopra la lastra. Io in questo caso uso una carta Fabriano unica che è stata precedentemente bagnata per fare in modo che sia in grado di andare a pescare tutti i segni presenti sulla lastra, anche i più fini e raffinati.
il torchio ha stampato. Questo è un momento particolare perché è la prima volta che l'artista stesso vede il prodotto finito. Perfetto. Grazie alla qualità della carta, anche i minimi dettagli si sono trasferiti sulla stampa.